Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra la festa di ieri all'Arena Civica, dove ha parlato anche Marotta, tra l'altro con una frase molto pungente nei confronti del Milan, e il calciomercato, visto che anche oggi sui quotidiani sportivi si parla di mercato dell'Inter, del nome di Koné e una strada per arrivare al calciatore della Roma, tra l'altro viene ipotizzato anche il prezzo, si parla di Curtis Jones e naturalmente non solo, perché poi ci sono tanti discorsi legati all'Inter, discorsi che riguardano anche la difesa e quindi naturalmente andiamo con ordine e riprendiamo subito le notizie di oggi anche sia per riepilogarle che per confrontarci. Come sempre vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che titola Orgoglio Inter. Grande festa all'Arena con la sfilata delle Legends, il presidente scatenato stuzzica ancora il Milan e infatti ecco si legge proprio in grassetto il titolo Marotta punge, noi siamo Milano unici con 2 stelle. Sembra ecco continuare la diatriba tra Marotta e Cardinale dopo che Cardinale appunto disse che il calcio italiano non solo deve migliorare ma non deve perdere le finali di Champions 5-0. È arrivata un'altra, mi verrebbe da dire, puntata di questa diatriba con Marotta che ha detto siamo la squadra di Milano, siamo l'unica squadra a Milano con 2 stelle. Io al di là delle 2 stelle direi siamo in questo momento la prima squadra di Milano per quello che dice Palmarès degli ultimi 20 anni o degli ultimi 10, che è ancora più pesante nei confronti del Milan. Come appunto disse Marotta domenica, negli ultimi 6 anni l'Inter ha vinto 9 titoli, ha giocato 3 finali europee e questo può significare rappresentare una città, non andare a riepilogare magari dei trofei vinti praticamente 20, 25, 30 anni fa, perché è vero, le 2 stelle sono sicuramente un grande vanto e il fatto di averla raggiunto prima del Milan, aver anche staccato il Milan negli scudetti è un grande vanto, però poi ecco molto la fa la storia recente e la storia recente dice che l'Inter è sempre ultra competitiva, è sempre lì a giocarsi i titoli, gli altri un po' meno. Passiamo anche ai temi di calciomercato e leggiamo sul Corriere dello Sport che titola Inter la chiave per Koné. Carlos Augusto da Gasp può agevolare l'affare, resta il nodo del prezzo. L'affare era stato chiuso un anno fa per 35 milioni per poi essere bloccato dai Friedkin. Ora si parte da una quotazione più alta. È chiaro che all'Inter interessa sempre Manu Koné perché è quel centrocampista fisico, quel centrocampista che porta interdizione e quel centrocampista che potrebbe facilitare il passaggio ad una mediana 2. Il punto è che lo scorso anno c'era l'accordo per 35 milioni più bonus, oggi la Roma vorrebbe monetizzare al massimo per la plusvalenza che deve fare entro il 30 giugno, perché al di là della qualificazione in Champions comunque entro il 30 giugno la Roma farà una plusvalenza per il fair play finanziario e cerca di ottenere la valutazione massima, che sarebbe superiore ai 40 milioni e si avvicinerebbe ai 50 milioni. In che modo l'Inter potrebbe cercare di ottenere le prestazioni sportive di Manu Koné? Non tanto ecco, accontentando in tutto la Roma, quindi praticamente spendendo l'intero budget messo a disposizione dalla proprietà oltre alle cessioni, ma inserendo una contropartita nell'affare. Ieri qualche notizia riportava il nome di Frattesi, oggi il Corriere dello Sport parla invece di Carlos Augusto. Perché Carlos Augusto potrebbe essere una pedina di scambio o comunque un calciatore da cedere, perché in realtà non sarebbe neanche direttamente uno scambio, perché visto che la Roma ha bisogno di fare una plusvalenza, l'Inter acquisterebbe Koné entro il 30 giugno, solo successivamente poi la Roma acquisterebbe Carlos Augusto. Ovviamente ufficialmente non sarebbe uno scambio, nei fatti sì, perché Carlos Augusto potrebbe essere interessato dal trasferimento alla Roma per una questione di spazio. Carlos Augusto ha perso il mondiale ed è chiaro che giocare da titolare, tra l'altro in una squadra che giocherà la Champions, quasi sicuramente giocherà la Champions, salvo un suicidio sportivo all'ultima giornata, è chiaro che può dargli più possibilità di far parte della rosa del Brasile. La mancata convocazione al mondiale, per forza di cose, andrà ad incidere anche sulle idee del calciatore, che non è detto che domani o oggi vada a chiedere la cessione, però è chiaro che l'interesse di una squadra che gli propone il posto da titolare può fargli gola. A questo punto arriviamo ecco al commento della notizia. In primis Manu Koné ha sì caratteristiche che
in questo momento non sono presenti nel centrocampo dell'Inter, ma 50 milioni mi sembrano una valutazione esagerata, perché è un buon calciatore, è un calciatore che comunque nel giro della nazionale francese, però secondo me quest'anno non ha fatto quel definitivo salto di qualità che appunto poteva metterlo quasi a livello dei top europei. Quindi nel momento in cui si prende Manu Koné per una cifra massima di 40 milioni, che sia magari anche bonus compresi come era lo scorso anno, e allora va benissimo portare a Milano Koné, ma se bisogna spendere una cifra vicina ai 50 milioni, sinceramente io viro su altri centrocampisti. Su Curtis Jones, se ecco, se si vogliono anche cambiare le caratteristiche dell'innesto, o se proprio devo portare un centrocampista fisico, ma vado su qualcuno che magari può costarmi meno. Anche perché l'Inter, seppur valutiamo i 3 centrocampisti, sarebbe abbastanza completa quantomeno dal punto di vista quantitativo, perché ci sono comunque Çalhanoğlu, Zielinski, Sucic, Aleksandar Stankovic che dovrebbe essere ricomprato, ci sono pochi dubbi su quello, poi bisognerà capire quale sarà il futuro perché ci sono delle offerte, c'è Barella e si parla eventualmente della permanenza di Mkhitaryan, che io spero che non avvenga, però si parla anche di quello, ma a quel punto se io ho comunque 5 calciatori validi e devo soltanto inserire un calciatore in più perché voglio soltanto fisico, non mi serve un titolare, io posso puntare anche a qualcuno che costa meno e avere più budget per rinforzare gli altri ruoli. Per fare un esempio, qualcuno aveva parlato di Ismael Koné del Sassuolo, di Keita del Parma, se devono essere una semplice alternativa a Barella, posso anche accettarli. Magari Koné non sarebbe un'alternativa, sarebbe un titolare, su questo siamo assolutamente d'accordo, però secondo me non è un calciatore da 50 milioni, Manu Koné, e sarebbe ecco, un investimento troppo esagerato per quelle che sono anche le necessità del mercato dell'Inter. E tra l'altro faccio un appunto anche su Carlos Augusto. Io sinceramente non sacrificherei, a meno che Carlos Augusto non vada a chiedere la cessione, io non sacrificherei un calciatore che mi riesce a fare il terzo di difesa, può fare il vice di Marco, magari quando viene chiamato in causa, anche se non è un titolare fisso, dà sempre un grandissimo contributo. Un calciatore anche abbastanza completo. Quindi io personalmente un calciatore come Carlos Augusto lo tengo sempre in rosa, anche perché ecco, mi permette di avere quella duttilità. Eventualmente se l'Inter volesse passare a 4 anche in un momento magari particolare di una partita o in maniera sporadica, Carlos Augusto secondo me si adatta a fare il terzino della difesa a 4 meglio di Di Marco, quindi insomma è quel tipo di calciatore che serve ad una squadra e che io non sacrificherei per arrivare a Koné. C'è l'altra strada che potrebbe portare a Koné, che non è riportata dal Corriere dello Sport, però appunto è una riflessione su Aleksandar Stankovic. Si è parlato che ci saranno delle offerte per Stankovic, che c'è interesse dalla Premier, che potrebbero arrivare offerte da 40 milioni. Però io personalmente non cedo un calciatore cresciuto all'Inter, che l'Inter sta ricomprando, per andare a puntare Manu Koné. Non dico che ad oggi Stankovic è superiore a Koné, però ha grandi margini di crescita, ha prospettiva. È un calciatore che comunque è stato protagonista nel campionato vinto dal Bruges, un calciatore che comunque porta anche tanto dinamismo. Ecco, io Koné, ok, è un nome che può trovarmi d'accordo, ma non a 50 milioni, non sacrificando ecco, dei calciatori che possono essere molto utili nella rosa. Proseguiamo anche con gli articoli perché del nome di Manu Koné si parla anche su Tutto Sport e leggiamo: Koné e Jones, così Chivu prepara la rivoluzione. Il francese può liberare Çalhanoğlu dalle incombenze difensive. Jones può piazzarsi con Lautaro alle spalle di Thuram nel 3-4-2-1. L'Inter deve saper reggere i ritmi con cui si gioca in Champions, lo vuole l'allenatore. Ecco, Tutto Sport fa una riflessione e propone un Inter con un disegno tattico completamente diverso, con una spiegazione del ritmo in Champions, perché secondo Tutto Sport lo scorso anno, pur arrivando in finale, però l'Inter aveva fatto delle partite molto attendiste. Ecco, quest'anno dovrebbe cercare ecco, un ritmo, un'intensità superiore. In primis, secondo me, il ritmo e l'intensità non è data solo dal sistema di gioco, ma sempre dai calciatori, perché se io a centrocampo, anche nel 3-5-2, metto un calciatore come Curtis Jones, che è abituato al ritmo e all'intensità della Premier League, chiaramente mi porta un'intensità maggiore a centrocampo, naturalmente, quindi è sempre data ecco, dalla funzionalità dei calciatori, dalle caratteristiche, quindi non significa cambio il sistema di gioco, automaticamente vado in direzione di come si gioca in Europa. Non sono d'accordo su questo. Ci sono poi altri appunti da fare su questo articolo di Tutto Sport.
perché si parla di un 3-4-2-1 con Koné che può liberare Çalhanoğlu da incombenze difensive e Jones sulla tre quarti. In primis, Barella cosa fa? Diventa una riserva in questo sistema di gioco? C'è poi l'altro aspetto, e parliamo in primis degli aspetti tecnici, poi arriviamo a quelli economici. Se l'Inter deve passare al 3-4-2-1, a me Jones è un calciatore che piace, ma penso che a quel punto sulla tre quarti bisogna prendere qualcuno che mi dia imprevedibilità, magari l'uno contro uno. Non dico obbligatoriamente Nico Paz, per il quale serve un investimento molto importante e non è semplice per la situazione contrattuale col Real Madrid. Bisogna sempre attendere le decisioni da Madrid, però qualcuno che vada in quella direzione, quindi l'imprevedibilità, l'uno contro uno, il calciatore che nello stretto mi può saltare l'avversario, che non è Jones, che può fare anche il centrocampista a ridosso della punta, sicuramente, però ecco, se io devo disegnare l'Inter con un 3-4-2-1, non metto Koné a centrocampo e Jones sulla tre quarti. E c'è poi l'altro aspetto che è legato a quello economico. Sono due calciatori che costano tantissimo. Io penso che uno escluda l'altro, anche perché l'Inter, salvo delle cessioni pesanti, quindi è chiaro che se l'Inter va a cedere, per esempio Stankovic va a cedere Bissek o va a cedere qualcun altro, è chiaro che poi può permettersi entrambi, ma ad oggi secondo me non c'è né la possibilità né la necessità di prendere entrambi. Anche dal punto di vista quantitativo, l'Inter non ha la necessità di prendere due centrocampisti, tra l'altro uno da circa 50 milioni e l'altro comunque dal costo elevato, perché si viene riportato che il Liverpool vorrebbe chiedere 35 milioni di sterline nonostante la scadenza 2027. Chiaro che forse si può lavorare su quella cifra perché è un calciatore che va in scadenza tra 12 mesi e non vuole rinnovare, però comunque sono due affari pesanti per le casse e non penso che l'Inter li vada a prendere entrambi. Penso che ad un certo punto si farà una scelta a seconda delle caratteristiche e a seconda dell'aspetto economico. Secondo me molto più semplice arrivare a Curtis Jones che non a Koné. Tra l'altro io rimango sempre del parere che noi non abbiamo necessità di cambiare sistema di gioco. Il 3-5-2 ci fa ripartire dalle certezze. Se vogliamo cambiare qualcosa basta cambiare delle caratteristiche dei calciatori. Prendi un Curtis Jones e mi dà dinamismo a centrocampo, mi dà ritmo, mi dà intensità. Prendo per esempio un Palestra sulla corsia destra o addirittura anche sinistra, potrebbe giocare, mi dà l'uno contro uno, mi può saltare l'avversario. Ho già portato delle caratteristiche nuove. Poi eventualmente a partita in corso, in qualche partita particolare, posso alzare Jones dietro la punta, oppure se il mercato mi permette di avere un'occasione, quindi magari anche un prestito con diritto di riscatto, un giocatore a basso costo che può giocare anche sulla tre quarti, ben venga, inserisco un'altra caratteristica, però non parto con l'idea di accantonare il 3-5-2, quindi è un articolo che mi trova poco d'accordo, quello di Tutto Sport, poi vedremo. Ho accennato anche al nome di Bissek, in realtà ecco, preciso anche il video di ieri, perché qualcuno mi ha detto non è vero che Bissek sta partendo, in realtà non avevo detto che Bissek stava partendo, erano delle ipotesi, però l'interesse del Bayern Monaco viene confermato anche da Fabrizio Romano. Il giornalista ha sottolineato che ovviamente i bavaresi vogliono migliorare la difesa e lavorano su più nomi, ma c'è l'interesse per Bissek. Poi da capire se l'interesse porterà ad un'offerta concreta, non ci sono stati passi ufficiali, al momento è soltanto interesse. E c'è però, ecco, nella giornata di ieri è circolata la voce di un Mister X per la difesa dell'Inter, riportata da Biasin e non solo. Qualcuno ha parlato di un Mister X che gioca nel campionato italiano, qualcuno ha riportato che è italiano, qualcun altro invece ha riportato per esempio il nome di Rüdiger. Penso che in realtà nessuno di loro sappia realmente chi è questo Mister X, perché si fanno troppi nomi. Qualcuno ha parlato di Mancini, che però oggi il Corriere dello Sport riporta che sia vicino al prolungamento del contratto con la Roma. Qualcuno ha parlato di, come detto, di Rüdiger. Si sono fatti tantissimi nomi. Non so, a me non credo, ecco, che uno dei due nomi sia vicino all'Inter, che l'Inter li stia prendendo. Certo, poi Mancini non dico che mi dispiacerebbe, però non penso che siano quelli i nomi. Qualcuno ha riportato anche il nome di Romagnoli, però insomma è sembrato un po' il fantanome di questo fantomatico Mister X, che chissà se davvero esiste oppure è solo una trovata giornalistica. Prima di andare in chiusura faccio anche un appunto. Questo è un articolo del Corriere dello Sport che si legge: Ronaldo trionfa, Inzaghi secondo, Arabia Saudita primo titolo per CR7. Non per ricordare ciò che fa in Arabia Simone Inzaghi,
quanto per rispondere ad una parte di interisti che sta denigrando l'allenatore, perché già si legge a gennaio era +7, ha buttato via un altro campionato, è un vizio, non è all'altezza, è un ecco, poi ci sono stati degli epiteti, degli aggettivi davvero evitabili nei confronti di Inzaghi. Io dico però che è vero, ha perso il campionato, un po' mi dispiace perché poi è un allenatore che ha dato tanto all'Inter e che molti interisti, io penso che molti interisti abbiano la memoria corta, perché oggi noi stiamo ancora avendo i benefici della gestione Inzaghi, sia dal punto di vista tecnico, per come sono migliorati alcuni calciatori, per come ci siano ancora dei concetti che l'Inter mette in pratica oggi, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché se oggi parliamo di un Inter che può fare un passivo di mercato di 50 milioni, se parliamo di un Inter che chiuderà per il secondo anno consecutivo il bilancio in attivo e questo a lungo termine assicura la competitività, e per il lavoro che ha fatto Simone Inzaghi, che con calciatori a parametri zero, con calciatori pagati poco, comunque ci ha permesso di fare grossi introiti, di vincere dei trofei, di arrivare in finale di Champions, che non è un trofeo, però assicura gli introiti, assicura un ritorno d'immagine che poi porta delle sponsorizzazioni, che poi porta a migliorare, ecco, il famoso brand. Quindi se oggi l'Inter ha un bilancio stabile, ha conti che comunque sono in ordine, ha un bilancio che si chiude in positivo, è per il grande lavoro che ha fatto Simone Inzaghi. Quindi prima di denigrare un allenatore che comunque è stato parte della nostra storia, che ha fatto benissimo, ricordiamoci ciò che ci ha lasciato. Poi è andato via, amen, sì, volta pagina ovviamente, e si dà il massimo sostegno a Chivu e a tutti quelli che ovviamente rappresentano l'Inter in questo momento. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle parole di Marotta, sulla situazione di Inzaghi e sul campionato che ha perso per 2 punti, ma anche e soprattutto naturalmente sugli ultimi temi di mercato, quindi questo con a 50 milioni, la possibilità di inserire Carlos Augusto nella trattativa e il nome di Curtis Jones. Ecco, secondo voi, se è possibile ciò che riporta Tutto Sport, che l'Inter punti sia con E che Curtis Jones. Come al solito confrontiamoci sulla nostra amata Inter e come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.